se poi il Milan non parte con l'handicap delle scelte sbagliate, magari quindi Leao anziché panchinarlo gli affidi un po' la chiave della squadra, se l'infortunio di un giocatore, penso a Walker, ti permette di fare le scelte giuste anche apportando una difesa a 3 con meccanismi anche da 4 ben congeniati, se l'approccio non è disastroso, ecco, poi il Milan è senza misure, il Milan mette in campo la sua qualità e di qualità ne ha. Leggevo una classifica che è stata appena aggiornata sugli assist. Il Milan ha due giocatori in testa alla classifica, Pulisic e Leao, entrambi a 8 insieme a Nuno Tavares e un altro che in questo momento ho visto ma adesso mi sfugge. Milan poi è in grado di tirarle fuori queste prestazioni. Quello che in quest'annata è un po' mancato tra le tante cose, no? Tra le tantissime cose, prima di tutto è un po' una quiete che non c'è mai stata. eh, la continuità. Il Milan ha bisogno di continuità. Leggevo, anzi, non leggevo, sono andato a vedere apposta perché non me lo ricordavo. Ma quante vittorie consecutive ha inanellato il Milan? Perché io guardavo la classifica oggi e parlando prettamente di classifica dicevo, ma il Milan in questo andamento dove comunque no, c'è Baraonda, dove ci saranno scontri diretti, dove ci sono tante squadre, quando c'è il mucchio tu puoi rosicchiare. Il Milan potrebbe ancora dire la sua per la Champions perché l'abbiamo tirato fuori. Io dico di sì, però c'è un motivo che poi invece questo sì lo trasforma in no. Il sì è devi fare filotto, devi vincere le partite. Se ne vinci 3-4 di fila, ce la fai. C'è un problema. Il Milan in quest'annata, massimo in campionato, ha fatto 2 vittorie consecutive. Massimo. Massimo. E quindi questo è. Ne parliamo comunque. No, sto bloccando perché ancora la partita non è finita dal punto di vista regolamentare. Poi siamo 4-0 e può finire solo peggio per l'Udinese per quello che ho visto. Signori miei, un grande abbraccio. Sono qui come al solito a chiedervi il classico e canonico pollicione per il nostro amico like e quindi per dare un contributo al contenuto, in qualche modo aiutarlo. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi di appuntamenti e domani l'Inter, la serie che gioca, la Juve, non mi ricordo chi gioca, comunque giocano tutte, prima o poi le vediamo tutte, se non sbaglio sì la Juve. E quindi la campanellina per rimanere connessi. Ecco, in una grande prova del Milan dove l'approccio è stato buono, dove ripeto le scelte mi sono piaciute, soprattutto col seno di poi, visto il risultato, devo anche un po' tarare il tutto parametrando questa vittoria anche un po' a un Udinese abbastanza leggera, ecco, un po' svagata, diciamo così. Questa è la quarta sconfitta consecutiva. A me sembra una squadra che poi al netto, se non sbaglio, forse anche qualche assenza, sì, Tovenne l'ho visto, no, insieme, forse la ragazza in tribuna. Eh, un Udinese che ha visto un po' che salì non può salire, scendere neanche, sai che c'è. Ormai l'annata è bella che è andata perché dopo un minuto rendersi in porta perché quelli crashano i due difensori. Dopo neanche 5 è bastato un lancio lungo di Maignan e Leao praticamente con un buono stop si trova in porta, ma poi se non sbaglio riesce a recuperare il difensore. Non una grande prova dell'Udinese, ma questo non toglie nulla a un Milan che poi dal canto suo, sai, al peggio non c'è mai fine, si dice. Quindi in una classifica dove ormai vede appunto abbastanza rassegnato sull'obiettivo stagionale minimo della Champions, uno dice ma sai che c'è, anche il Milan magari con l'allenatore che già sai, come dicono tutti, che non sarà lui alla guida del Milan il prossimo anno. E quindi, sai, Milan anche poteva fare brutta figura anche stasera.
E invece no, invece da stasera potrebbe, e ribadisco, c'è da usare 1000 volte il condizionale per quello che abbiamo visto in quest'annata, potrebbe invece aggiustare in qualche modo la stagione. Ribadisco, non ci vuole poi tanto. E il problema è che anche quel poco a volte risulta difficile. Però, certo, con il Leao che abbiamo visto stasera, che poi Leao è uno dei pochi, secondo me, viene sempre messo in discussione, ma poche volte tradisce, o meglio, se tradisce lui, prima lo fanno tutti gli altri. Eh, Teo, abbiamo visto ottime cose. Secondo me il centrocampo, così con Reinders, Fofana, con i due, non possiamo chiamarli quinti, ma i due esterni, Jimenez da una parte, Teo dall'altra. Secondo me oggi, ripeto, nella difficoltà di Walker infortunato, Emerson Royale e tanti altri, ha potuto adottare questa formazione, questa struttura con Sesao che secondo me potrebbe aiutarlo molto nell'equilibrio della squadra, perché poi al di là dei 4 gol oggi c'è da dire che a parte il minuto finale qualcosina, ma il Milan ha sofferto poco, ha sofferto veramente poco oggi, qualcosina, qualche scontro di Lucca, qualche roba qua e là, ma sostanzialmente non c'è mai stata gara ed è appena finita. Erano 5, è stato annullato. Quello di cui parlavamo. Super Spa. Sì, vabbè, sarà classico. Fatemi dire, brutto scontro tra Mignan e Jimenez. È stato portato in ospedale, era cosciente comunque il portierone milanista, francese, quindi spero nulla assolutamente di grave, ma brutta botta, è veramente un brutto scontro. Poi tra l'altro il giocatore che era stato preso di mira, ricorderete, no? Per i bu e quant'altro, e anche stasera fischiato. Però io voglio rimarcare più la parte bella, che quando poi è uscito, no, in barella lo hanno applaudito, anche se qualche deficiente l'abbiamo sentito anche in quel frangente là, ma mi focalizzerei invece sul lato positivo, perché gli altri non meritano neanche un po' di né comprensione né, come si dice in questi casi, attenzione. E vedo con Sesao che va tutti a dare la mano, ad abbracciarli. Con Sesao è sempre così, un po' eccessivo, un po' in tutto, mi è sembrato, però mi è sembrato in questa stagione, ovviamente. Questo è. Vediamo, Milan ha parecchi scontri diretti, guardavo anche il calendario, e questo può essere non per forza di cose un malus, ma anche un bonus, perché se non sbaglio il Milan deve affrontare Roma, il prossimo è l'Atalanta, e la prossima già ci dirà tante cose. Se non sbaglio anche il Bologna, cioè ne ha tante. In tutto ciò c'è il derby di ritorno di Coppa Italia. Sì, il Milan ha l'Atalanta, poi il derby Inter-Milan di Coppa Italia, dicevamo. Venezia-Milan, teoria facile. Genoa-Milan, in teoria facile, perché Genoa pure è nella situazione dove ormai è quello che è. Però c'è poi Milan-Bologna, Roma-Milan, però c'è anche Milan-Monza. Ci sono qualche partita dove teoricamente Venezia, Genoa e Monza, dove se vuoi andare in Champions i punti li devi fare per forza di cose, e sarebbero 9. E poi deve vincere almeno 2 scontri diretti tra Atalanta, Roma e Bologna. Cioè, il problema è che ci vuole continuità. Se il Milan l'acquisisce proprio in questo finale di stagione, ancora è dentro, secondo me. Il problema è che finora non l'ha mai avuta. Ecco, questo è il discorso per come la vedo io. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate le carte, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio. Mi sono dimenticato di dire qualcosa? Penso di no, perché me ne ha appuntato qualcosa. Sì, vabbè. Sì. Perfetto. Un grande abbraccio. Signori miei, stasera vado a nanna presto che sono stanco. Non me ne frega una mazza, lo so.